Siamo in live o no? Dai che io non vedo. Sei in diretta. Ciao a tutti amici! Adesso aspettiamo un attimino così entrate un po'. Allora sono le 8:04. Sei in ritardo, te l'avevo detto io. Ciao a tutti amici da RS Metal Detector e non solo. Se vi piace il video mettete un like, scrivete. Siamo qui, beh? Sì, Dai, aspettiamo un attimino che entrate un po' tutti. Siamo già in ritardo, 4 minuti. Cattivissimo, te l'avevo detto che dovevamo stare. Come vedete, niente, stavamo aspettando le 8, mentre aspettavamo le 8 cazzeggiavamo. ci siamo messi a giocare. E adesso devo stare così. E ho le unghie un po' lunghe. Devo stare così ragazzi perché il gatto mi ha graffiato e vabbè. Allora ragazzi, niente. Intanto grazie a tutti quanti, siete già a 48, spero la connessione tenga perché come sapete abbiamo Eolo fantastico qua come connessione. Esatto, e quando montagna. nevica o piove o c'è il vento va. Ho scosso la fioppa e per quelli di Bologna sanno come finisce. Ciao, niente, allora, Salis. Ragazzi, Tutti, una marea, 47, John Salic, ce ne sono tanti. Allora, stasera live. Non l'ho picchiata, giuro, abbiamo giocato. No. Allora, stasera live per premiare il giveaway Nocta. Non ho avuto il numero. Allora, ragazzi, adesso ci saranno tanti giveaway, ok? Questo è il primo. Ciao Guido. Non siamo riusciti a spiegare bene a tutti come funzionava. Quindi ci abbiamo provato, però ci ho provato da settimane che vi sto dietro per dire come fare, però va bene, non tutti hanno Facebook. Assolutamente. Allora, intanto partiamo a spiegare come funziona questo benedetto giveaway, ok? Così che almeno al prossimo siete tutti belli che pronti e preparati e non ci sono problemi. Allora, questa volta, proprio perché non sapevamo, ho perso anche tutti i commenti, non so più dove sono finito, vabbè. Stasera va così, stasera ragazzi, andiamo con la neve proprio. Ah no, eccolo, ci sono arrivato. Allora, ce n'è una marea, ce n'è veramente una marea. Lady Seeker continua a dire di sostenerla inviando le stelle, sì. Capito? Allora, niente, il giveaway, ragazzi, funziona in questo modo. Noi daremo in premio dei gadget che la Nocta ci ha gentilmente concesso per premiare tutti coloro che ci seguono e ci aiutano a far crescere i nostri canali. Quindi, detto questo, il giveaway come funziona? Verrà pubblicato un post, giusto? In questo caso era sulla pagina Lady Seeker. Questo post dovrà essere preso e condiviso sulle vostre pagine personali, seguendo la lettera delle istruzioni, quindi iscrivendovi al canale YouTube per chi non fosse iscritto, mettendo il mi piace e il segui sulla pagina Lady Seeker e sotto il post originale, che proviene da Lady Seeker RRS, quindi non sotto il post che voi prendete e condividete sul vostro profilo, ma su quello originale nella pagina Lady Seeker dovete scrivere fatto. Questo vi dà il permesso di ricevere il numero per poter partecipare poi all'estrazione che stasera facciamo. Stasera, come sapete già, sarà una maglietta Simplex, anche corte. Le patch Nocta Macro. La custodia del Legend, favolosa, e il cappellino, come avete visto, il cappellino di lana che non è niente male, scalda per bene, scalda in questi periodi, fa proprio bene, dato che qua l'inverno è arrivato 2 mesi dopo e siamo messi così. Allora, questo è il succo del discorso del giveaway, serve per aiutarci a crescere comunque nel nostro canale. Questa volta l'abbiamo fatto sulla pagina Lady Seeker per far crescere il canale YouTube, la prossima volta faremo un giveaway su YouTube direttamente per far crescere magari la pagina Lady Seeker e il gruppo Facebook RS Metal Detector e non solo. Ora, detto questo, comunque il giveaway più o meno l'abbiamo spiegato, no? Allora, funziona in questo modo. Noi abbiamo dato a ciascuno di coloro che sotto al post originale ha scritto...
Se vuoi ti do una mano, No, così perché mi sto vendicando. Vai. Ho visto, non mi fa parlare Vai, stasera. vai, che devo stare dietro a tutti i messaggi. Vabbè, Che c'è. ecco, sei dietro i messaggi, buona idea, hai avuto un'ottima idea. Allora, stasera ragazzi, però c'è anche un'altra cosa, guarda che ti mando a cuccia, un altro te ne faccio. Allora, stasera oltre però a premiare il post che abbiamo fatto del giveaway, premieremo anche metteremo in premio anche un altro gadget per chi è non sei cattivo stasera. No, non ti ragione perché si vede il ginocchio lì che... Ma un ginocchio. Stasera la così che chiamo un altro premio per chi ha interagito di più, in questo caso sul gruppo RRS. Abbiamo già il nome perché Facebook ci dà una mano su questo e perciò premieremo anche chi ha interagito di più su RRS. Un premio ulteriore per coloro che comunque rendono e ci aiutano a rendere... Assolutamente, commentando. Ma io come devo fare? Allora, magari non si può tagliare, vero? No, questa è tutta così. No, ma hai già dato, adesso mi tocca stare così tutta la sera. Allora, aiuto ragazzi, mi sta violentando. Allora, ma se credete a questo dovete credere a tante altre. Faccio vedere i miei segni? No, allora ragazzi, torniamo seri. Allora, già siete 82 e vi ringraziamo comunque per tutto. Proprio. Il discorso è questo, vogliamo anche premiare non solo quelli che hanno partecipato al giveaway, ma come diceva Lanto, anche quelli che comunque ci danno una mano a crescere con le altre pagine, quindi con la pagina RRS Metal Detector e non solo, e con la pagina Lady Seeker RRS. No? Abbiamo capito. Ok, quindi questa sera, grazie anche agli algoritmi che ci dà Facebook, riusciremo a premiare coloro che sono più attivi su questi gruppi. Attivi significa che commentano commenti, oppure mettono più mi piace, o comunque insomma interagiscono in qualche modo. Quindi abbiamo già i nominativi per queste due persone, che possiamo anche premiarle subito, dopo poi pubblicheremo... Perché sto andando... Stai proprio accelerato stasera, ma che è? Pubblicheremo La Red Bull non la bevi più tu, te lo dico subito. No, te lo dico. Va bene, comunque pubblicheremo il nome di chi ha interagito di più, in questo caso è, diciamo subito? Allora sì, possiamo già dirlo. In Quindi prendiamo caso, già dopo 8 minuti ci sono già i primi due vincitori. Abbiamo tanti premi. Poi chissà, durante la diretta ci viene voglia di buttare qualcosa. Ma ci abbiamo dietro Ma sì, speriamo che sia lontana, però, perché insomma averla troppo di dietro spinge dopo un casino. Allora, il primo premio, quello che ha interagito di più con RRS, quindi col gruppo RRS di Facebook, è Davide Casotti. Questo è il nome che ci ha dato Facebook. Grande Davide. Perciò Davide Casotti riceverà un premio. Dopo in privato mi faccio dare l'indirizzo per la spedizione. Glielo diciamo o è una sorpresa? Che cosa? Il premio. Il premio no, è una sorpresa perché non l'abbiamo neanche deciso. Perché noi siamo così, no? Noi adesso andiamola nella nostra, tiriamo su quello che vince e buono. Un bel premio. Ti ho fregato stavolta. Allora, dai, sei a posto? E poi chi è il secondo? No, basta. Solo uno. Quest'altra non stai a te come devo fare. Allora, comunque il prossimo giveaway andremo a premiare invece chi ha interagito di più con Lady Seeker. Ecco, io ero di manica larga. La prossima volta, no, sì, adesso ci penso. Il prossimo estrazione del premio sarà su Lady Seeker Facebook, sempre sulla pagina di Facebook. Mi raccomando, seguite, siete bravissimi, perché in giro di pochissimo siamo arrivati a 1.700 qualche cosa, se non erro. Oltretutto dobbiamo anche dire, ragazzi, che il 17
abbiamo fatto era il compleanno di RRS Metal Detector e non solo, quindi in un anno di RRS Metal Detector e non solo, quanti siamo? Adesso te lo vado a dire. Vedi. No, non sono pronta, io non ci guardo i numeri. Vedi. Ascolta, allora, dato che fai tanto lo spiritoso, sai che cosa facciamo? Premiamo stasera un ulteriore numero. No, te Bertelli basta. Bertelli, te adesso con tutto quel che ti vinti fino adesso basta. Allora, io direi, dato che abbiamo festeggiato il primo anno, perciò siamo a eccetera eccetera. Eccetera. Sì. Gran bel numero, ragazzi, comunque, siamo a eccetera. Ma non va la connessione, ragazzi, scusate, ma non va la connessione, cosa devo farci? Ok. Perché abbiamo 2 computer qua. Ok. No, bel brutto. Allora, intanto stiamo facendo un po' di confusione. Stiamo facendo veramente un gran paglione, perché noi i giveaway nostri sono diversi, noi siamo più così. Allora, questo è il primo per noi, perciò è il primo anche per voi. Allora, siamo in... Chi from Scotland. Ciao Catherine. Allora, vediamo quanti siamo, so che non ci ho neanche guardato. Chi me lo dice quanti siamo? Vuoi vedere il primo che me lo dice? Me lo dice quanti siamo? Amore, non sto leggendo qua. 3163. 3163. Allora ragazzi, in un anno abbiamo fatto un gruppo da 3163 persone, scegliendo con cura accurata tutti quelli che dovevano stare all'interno. Posso fare una parentesi? Se qualcuno ha notato, il gruppo RRS e non solo, da pubblico è diventato da qualche giorno privato. Sì. Privato perché? Perché ci siamo accorti che con le nuove norme di Facebook stavano entrando delle persone senza invito. Assolutamente. Perciò ci siamo accorti che c'erano delle persone purtroppo 1757 in vede le T-Sicker. Questo è Cesare Perez che è informatissimo. Grazie. Guarda, Daniel Pini 3800. È carinissimo. Infatti vedrai che questa settimana mi sa che c'eri te in terza lista. In terzo eri. Comunque volevo dire, scusami, finisco il discorso, e ci siamo accorti che stavano entrando persone senza invito. Abbiamo contattato Facebook, eccetera, ed era una nuova normativa di Facebook che, avendo il gruppo pubblico, facevano entrare chiunque si iscriveva, facevano entrare. Avevamo l'amministratore, però c'erano delle nuove regole, perciò abbiamo reso, per non incappare in piacevoli inconvenienti, gente che non volevamo così in mezzo, quindi abbiamo messo il gruppo privato. Esatto, privato, così a questo punto gli algoritmi di Facebook vanno a quel paese e noi scegliamo chi fare entrare. Quindi così era stato per un bel pezzo, perché per diversi mesi era stato così, che non entrava nessuno. Infatti ci chiedevamo infatti chi è che approvava cosa, perché essendo solo io e lei tutte le sere ci confrontavamo, vedevamo che entrava gente che né io né lei avevamo approvato, e ci siamo fatti questa domanda. Quindi a questo punto abbiamo scoperto l'arcano e abbiamo deciso di fare il gruppo privato, perché qui siamo sicuri che entrano solo chi deve entrare. Ed è anche meglio per tutti coloro che sono all'interno, perché giustamente quando uno va a pubblicare i propri post, le proprie foto, le proprie cose, non possono vederle al di fuori di chi non è iscritto. Quindi così abbiamo dato anche modo a voi di essere un po' più, tra virgolette, tutelate. Sì. Infatti. Allora, detto questo, ragazzi, io direi di cominciare col giveaway e di fare l'estrazione intanto di un paio di numeri magari, poi il vincitore grosso lo teniamo alla fine, quindi direi che cominciamo subito con le due patch, che sono il premio minore, ok? Ma sempre ambito. 2 patch Nocta Macro. Allora,
Vogliamo vedere i post dopo quando ne mettiamo. Jader Melloni, non ho trovato il citofono per entrare. Dai, Jader, lo sai lo sai dove beccarci, inutile, non c'è bisogno di appena iscritto oggi, fresco, c'era un piccolo questionario pure. Sì, facciamo qualche domanda così di rito per capire più, un po', non c'è più? Ho guardato prima, hanno tolto... Meglio, Facebook fa i cazzi suoi, noi facciamo il gruppo, poi Facebook fa quello che gli pare. È vero, ho guardato oggi le nuove regole ed è un po' più... Se vinco Fede ti metti il cerchietto rosa. Potremmo anche metterlo, ce l'abbiamo già uno. Antonello è stato Fede a far entrare le donne e non te lo dice. No. Non funziona così. Io non ho toccato una persona che è dentro il gruppo, ho lasciato tutta la gestione completa del gruppo. Mi dispiace, a lei. Ma su questo hai toppato. Io non faccio assolutamente niente. Sono io che gestisco, che ho fatto entrare, che approvi il post. No, il post ogni tanto lo approvi anche te, però io ce n'è da fare. Abbiamo talmente tante cose da fare, poi io ho YouTube, monto i video, fai le cose, cioè dobbiamo dividerci, lei fa i reel, quindi dobbiamo dividerci un po' i compiti, ragazzi, perché sennò veramente è più di un lavoro, e quindi per riuscire a stare al passo con tutto, in due si fa molto molto meglio dividersi i compiti e si riesce a fare anche di più di quello che poteva fare uno solo prima. Non era il terremoto. No, sono io che ho picchiato una tallonata della Madonna, così c'è un livido anche lì, adesso sono a posto. Vado a lavorare domani che sembra che mi hai picchiato davvero. Comunque, a parte tutto, allora ragazzi, adesso vi facciamo... Te stai sui tetti. Avete visto, ogni tanto vado a trovare. Comunque ora siamo già a 83 persone, 16 minuti, partiamo con i primi 2 vincitori che vincono le 2 patch. Allora, come sapete abbiamo 90 numeri da assegnare, ora vi faremo vedere, aggiungiamo la schermata allo screen, allo schermo. Anche se non si vede qui, comunque loro ci vedono lo stesso, quindi non fare gestarci, sì, loro ci vedono uguale. Allora, qui abbiamo numeri da 1 a 90 e partiamo con il primo. Genera Tracchete 44. Andiamo a vedere il 44 che ce li siamo scritti tutti qua. Ma vedono loro. 44. Allora, il primo che vince la patch è Flavio. Allora, a te ti fai il tuo lavoro. Vai. Allora, la patch la vince Flavio Gasparini. E uno. Allora, scrivigli di fianco patch, che così almeno ce lo ricordiamo. Gli ho dato anche la penna che non scrive, così voglio vedere. E ora partiamo col secondo, ragazzi. 20 Leonardo Pennacchia. Bene, seconda patch. Ok ragazzi, questi sono i primi 2 vincitori che abbiamo. Adesso intanto pubblico un po' di video mentre lei vi intrattiene, cioè pubblico un po' di commenti mentre lei vi intrattiene. Vi potrei dire tante cose da farvi ridere che non smettereste più. Comunque, dicevamo, oggi è stata sta nevicando, qua sta nevicando. Sembrate le televendite degli anni 80. Stasera non siamo in bolla. È che noi dobbiamo stare rilassati. Oggi abbiamo mangiato, abbiamo fatto i tagliatelle porcini, abbiamo fatto le sfrappole riuscitissime. Ragazzi, abbiamo fatto le sfrappole che sono riusciti. Con quelle sfrappole lì possiamo andare veramente anche sulla neve. Possiamo andare con quelle sfrappole. Abbiamo fatto esperimenti. Poi abbiamo detto ci rilassiamo che poi dopo alle 8 facciamo una live. Secondo voi? Ma ci si può rilassare con lui? Non ci si può rilassare. Abbiamo incominciato a farci male perché da uno scherzetto così dopo si va a finire proprio e dopo si è ridotto così. Comunque stasera ragazzi siete già in centinaia, 90-100 persone live, quindi direi di partire con il terzo premio. E quale mettiamo come terzo premio? La maglietta della Simplex. La maglietta della Simplex. Nera, bellissima. XL. Allora, Leonardo, no, non siamo andati in ricerca oggi perché oggi ci siamo dedicati alla cucina. Esperimenti. E quindi niente di però uscita. Ci siamo andati ieri sotto la neve, sopra la neve. Abbiamo fatto divertiti tantissimo.
tantissimo. Abbiamo fatto un po' di carne alla griglia, insomma, siamo stati bene. Abbiamo fatto una live per far vedere come si comporta il Legend sotto i tralicci dell'alta tensione. È uno spettacolo. Ragazzi, è uno spettacolo. Andate a vedervi la live, un silenzio tomba silenzioso proprio. Con la versione 1.10, dovrà uscire la 1.11. Qualcuno ha già detto è già uscita la 11. No, non è ancora uscita perché dovrà uscire a giorni, può essere anche che esca domani, ma non si sa niente finché dire che non si decide, quindi rimaniamo in stand by. La versione 1.10 è molto migliorata dalle altre versioni, quindi l'hanno stabilizzato, hanno portato delle migliorie che poi dopo possiamo anche spiegare. Sì, poi uscirà anche il video delle piastre che sono eccezionali. Sono una bomba. Io sono rinata con la mia piastrina LG 24, è una favola proprio. Il valletto adesso lo faccio io. Come sempre, come sempre. Abbiamo iniziato ma non ci si può. Stai attento che qua si vede. Devo stare così. Sì, faccio lo sguardo tenebroso. Sì, avanza un po'. E niente, comunque risponderemo anche, ormai che ci siamo nella live, a qualcuno che ci ha fatto qualche domanda, quindi siamo qui anche per quello, ragazzi. Perciò se avete delle domande approfittatene tra una sciocchezza e l'altra. Assolutamente. Diventeremo seri. Anzi, adesso ti do subito aspetta. Prima diamo il terzo premio, che così la gente si gode. Il terzo premio, no? Vabbè. Comunque, allora, diamo il terzo premio, ragazzi, che si è visto, vero, gli altri due? Non è che poi abbiamo fatto il video sperando che voi abbiate visto, ma non ci dico niente! Perché voi state tutti zitti, sono tutti andati via, lasciate acceso il computer, vaffanculo, via tutti quanti, no? Vedete? Vedete? Sì. Dai. Capito? Male oppure la 1.10 due versioni beta? Due versioni, no, la 1.10 è una versione beta, è l'unica versione beta. L'unica cosa è che chi vuole aggiornare l'audio threshold delle cuffie lo deve fare a parte, ma aspettate la versione 1.11 siete a posto, ok? Allora, quindi sera sfrappole per tutti, no, lascia stare. Vi siete salvati, era un esperimento. Il pane e la focaccia è venuta fuori di testa. Integrale, buonissimo. Male frappe. Questa è una bella domanda. Questa è proprio una bella domanda. Stone Angel, fareste un video su. Ma questo ce l'ha già chiesto, dico la verità, e ti dico no. Guarda che ti banno, non devi dire così. No, comunque la domanda l'aveva già fatto, come pulire il Legend, il nostro metal. Stavamo per iniziare, ma era veramente ridotto male ieri il mio metal. È ancora ridotto male il suo metal. Non faglielo vedere. No, io uso gli attrezzi, i miei figliolotti li uso proprio in una maniera da usare, ragazzi. È un metal. Il metal bisogna amarli, però non essere maniacali. Io penso, almeno io faccio così, poi dopo ognuno fa a casa sua quello che vuole. Allora, Francesco, adesso ti rispondo a questo. Non è andare. Non hai finito, scusa, prima di passare a questa domanda. Comunque, non l'abbiamo fatto ieri, ma sicuramente lo facciamo. Sì, lo faremo. Poi intanto vi possiamo spiegare qualcosa al volo così. Allora, prima, dato che adesso cominciano le domande vere e proprie, facciamo la premiazione del terzo, così diamo subito la maglietta. Allora, ritorniamo dove eravamo prima, ragazzi. Stiamo guardando ancora? Sì, spero di sì. Generiamo un altro numero. 45. Madonna, che numeri, 45. Non spiare, dai, ma sei tremendo. Allora, 45 è Paolo Parodi. Paolo Parodi ha vinto la maglietta. Mi raccomando, ragazzi, dopo noi stiamo scrivendo già il premio a fianco, contattateci poi in privato per darci gli indirizzi dove poter spedire tutto quanto. Allora, torniamo. Vi conviene contattare me, così intanto sono io quello che faccio, se no dopo andiamo a scombinarci. Parto subito con la domanda di Protta, che è interessante. Allora,
Perché fanno un aggiornamento ogni settimana e non uno definitivo, danno l'impressione che vanno a tentativi. No, è tutto il contrario. Allora ragazzi, dovete capire che intanto la Nocta non ha mai fatto metal detector multifrequenza simultanea, quindi è un metal detector di nuova concezione, tecnologicamente di nuova concezione per loro, e quando l'hanno tirato fuori, come ho già spiegato miliardi di volte, come abbiamo già detto miliardi di volte, l'hanno tirato fuori, il metal andava bene. Il problema è stato il discorso di una monetazione che non riusciva a rilevare, americana, una moneta americana, una lega di una moneta americana che non veniva rilevata dal metal detector, e quindi da lì sono successi problemi, perché quando si va poi a modificare la discriminazione nel metal detector con un multifrequenza succede che vanno cambiati praticamente tutti i parametri, e facendo questo ci si ritrova con un metal detector che dopo risponde bene da una parte ma risponde male dall'altra. Quindi dopo ad andare a mettere a posto tutte queste cose si diventa matti, ed è successo quello che è successo, come avete visto. Quindi il metal ha ritardato, la gente aveva fretta, le prevendite sono state fatte, e la Nocta ha dovuto rincorrere una macchina che era già pronta e perfetta, perché quella che avevano mandato la prima volta noi per provarla era veramente perfetta, ed era come la versione 1.10 che abbiamo adesso, e era una bestia, era veramente una bestia, silenziosissima, non aveva un problema, l'ID stabilissimo. Quindi eccoci, detto questo, che è una cosa che è successa anche chi ha avuto i Deus, chi ha avuto altre macchine, è successa che col Deus, chi ha avuto il Deus saprà bene che prima della versione 4. qualcosa o sì 4.2 il Deus non rilevava alcuni oggetti metallici ferrosi, quindi tipo l'acciaio, eccetera, eccetera, non lo rilevava. Con l'aggiornamento sono riusciti a farglielo rilevare, hanno dovuto portare la discriminazione a meno 6.4. Stessa cosa l'hanno fatta con Legend, ma essendo multifrequenza ed essendo una macchina di nuova concezione hanno messo più tempo. Da lì sono successi poi gli inconvenienti della macchina nuova, quindi tirano fuori una macchina, fanno una versione per accontentare la gente perché era sul piede di guerra, quindi si rischiava il flop, mettono la macchina in vendita, la mettono sul mercato, la buttano fuori, poi non riescono a consegnare, la gente si incazza giustamente. Consegnano la macchina con una versione meno performante. Noi non abbiamo fatto video perché la macchina che mi avevano consegnato la prima volta, che ci avevano dato la prima volta, era in un modo, quella che ci hanno dato la seconda volta era totalmente diversa, e noi non ce la sentivamo di fare video fino a quel momento, perché ci mettiamo la faccia e quindi vogliamo che la macchina che andiamo a consigliare o che comunque andiamo a pubblicizzare sia una macchina quantomeno perfetta e performante come le aspettative che noi possiamo dare alla gente. Quindi abbiamo aspettato fino alla versione 1.8, che noi ci è arrivata prima, era in versione 2 e qualcosa, e da lì abbiamo cominciato a fare i veri e propri video, perché la macchina cominciava già a funzionare meglio. Poi c'è anche il discorso che ci sono tutti i tester nel mondo, quindi ognuno ha un metal. Quindi ho un metal io, un metal lei, un metal in America, un metal di qua, un metal di là, ma le macchine comunque vanno testate in massa. Questo significa che più la macchina viene testata, più problemi saltano fuori, più soluzioni si possono trovare a questi problemi. Il discorso degli aggiornamenti è fatto proprio per questo, per riuscire a risolvere in tempi rapidi i problemi che questa macchina pone alla gente comune, quindi a tutti. E allora da lì saltano fuori gli aggiornamenti. Come avete visto il Simplex è uscito fuori con una versione piccolina, non mi ricordo adesso, la 1.6, e siamo arrivati alla versione... C'è Max che ci manda delle robe. Siamo arrivati alla versione 2.78, giusto? 2.79. Quindi anche lì il Simplex è stato aggiornato finché non è arrivato quasi alla perfezione. Ora il Simplex è una macchina da poco costo che è il più venduto al mondo. Perché? Perché è una macchina che comunque funziona molto molto bene a un prezzo ridotto. La stessa cosa viene fatta con il Legend. Il Legend è una macchina che costava di più e è stata aggiornata fino al punto di dare a tutti quanti la possibilità di essere tester. Questo è il discorso aggiornamenti uno dietro a quell'altro. La 1.10 i consigli
dell'utente che usa proprio il metal. Assolutamente. La 1.10, giusto, era una versione beta che è stata fatta apposta dalla casa Nocta proprio per far sì che tutti quanti possano dare il suo riscontro. Capito? E questo è il discorso aggiornamenti. Ora la 1.10 non ha dato problemi, anzi la gente è ancora più performante in tante cose che prima aveva delle pecche, no? Naturalmente prima lavoravano su una cosa, poi lavoravano su un'altra, adesso la 1.10 diciamo che siamo alla finitura, no? E ora uscirà la 1.11 perché queste lamentele non ci sono più, ora uscirà la 1.11 che sarà a breve la definitiva. Una cosa mi schiva sempre, sto sui coriandoli anche al generatore di numeri. Aspetta Gabriele perché ce n'è ancora. E non riesco ad andare a riprendere il programma perché non riesco ad andare a riprendere il programma su YouTube c'è. Su YouTube c'è. Marco Neri, comunque eccoci, questo è il discorso. Dopo vedo di mandartelo, semmai lo mando sotto il tuo commento. È possibile aggiornare Enzo Palugini? Chiedo perché la versione attuale mi pare molto rincoglionita, grande Marco. Poverino Enzo. Usa non è così semplice come dirlo, ragazzi. Cioè, quando si parla di metal detector multifrequenza o comunque metal detector di nuova concezione, intanto dovete pensare che bisogna paragonarsi sempre a macchine sul mercato sempre più performanti, sempre più tecnologicamente avanzate, e quindi non si può permettere di buttare fuori un metal e poi non vada bene. Lorenzo, ciao. Quindi bisogna sempre stare al passo con gli altri, e quindi la Nocta ha deciso di fare questi metal aggiornabili proprio per quel motivo lì, per dare una mano al cliente finale a decidere quello che vuol fare, perché comunque, come vedete nel Legend, ci si possono aggiungere funzioni, il display è attivo come nel Simple, quindi si può modificare. Insomma, è una macchina tecnologicamente abbastanza all'avanguardia, a parte i piccoli difetti che può avere, tipo la cassa audio. Ritorno indietro un attimo, volevo rispondere. Lo faresti in testa nelle nuove piazze? Certo che sì, infatti ieri abbiamo dato osservato bene, una bella spazzolata con le nuove piazze, sono veramente ottime, io dico la mia. Sì, uscirà anche il video del compleanno. Uscirà il video del compleanno dove abbiamo fatto i test. Assolutamente. E le piastre si comportano bene, lei ha utilizzato l'SP24, io ho utilizzato l'SP30, lei ha l'LG. Niente, no, cioè l'ho corretto, ragazzi, correggere fede, non dico niente. E quindi eccoci. Sono ottime, secondo me sono ottime. Le prove che abbiamo fatto rendono il metal stabile, quindi insomma, oltre alla versione anche la piastra si comporta bene. In giro la discriminazione con la piastra più stretta è eccezionale, fantastica. È vero, fantastica proprio. E comunque si va bene. Adesso faremo poi qualche video di profondità, video di differenza fra la piastra originale e quella piccolina e quella grande. Faremo anche un qualche confronto sull'aggancio target, eccetera, eccetera, insomma, le dimensioni. Dobbiamo trovare un attimo di spazio. Perché siamo sempre di corsa, ragazzi, c'è poco da fare. E inoltre, quello che possiamo però dire è che con la piastra grande LG30, adesso mi fai venire il dubbio, il Legend tutto originale, senza modifiche over detector, senza niente, pesa 1,408 kg, quindi pesa 8 grammi in più di quello che pesa normalmente, mentre con la piastra più piccolina andiamo a pararci sul 2,18 kg, quindi si parla di 2 etti in meno. Fantastico. Per la mia spalla è favoloso. Anche perché il peso viene bilanciato più indietro verso il gomito, non si sforza più avanti, quindi è una roba bella. No, ma anche come delle olive di piombo. Proprio. Questa non l'ho capito, le olive di piombo di buona parte del tipo spillone. Questo semmai ti diamo la risposta dopo alla fine. Sì, le olive di piombo di solito possono essere le cose. Le olive di piombo sono le... Quelle che abbiamo trovato anche ieri. No. Quella di ieri? No, no, c'entrano niente.
Allora, le olive di piombo sono le ghiande missile. Le ghiande missile sono oggetti di epoca romana che venivano utilizzati, o le frombole, prova ad andare a guardare in internet, e sono ghiande missile comunque. Okay. Sono olive di piombo, no, noi non le abbiamo trovate perché sennò... No, io pensavo... Le abbiamo trovate anche noi, abbiamo trovato anche le statuette, abbiamo trovato il Colosseo. Io pensavo allo giro. Vabbè. Allora, la Nocta sta facendo ora il salto di qualità e sta mettendo veramente allo stesso livello. Allora, adesso poi la Nocta sta aprendo... Allora, sì, la Nocta sta aprendo uno stabilimento più tecnologico, molto più all'avanguardia, e non è che sta facendo il salto di qualità e si mette allo stesso livello di Minelab. Lì è un discorso un po', come dire, è un discorso un po' di preferenza, perché alla fine, se voi guardate, i due metal sono quasi uguali. C'è una differenza secondo me in prestazioni, perché sul Legend in terra abbiamo qualche cosa in più in profondità, ma perché è un metal più nervoso, meno filtrato di Minelab, di Equinox sto parlando, Manticore eccetera eccetera, non voglio neanche, non l'abbiamo neanche usato, quindi non metto bocca. Però comunque tutte le case produttrici cercano sempre di essere al passo con le altre. Quindi se producono una macchina non è che la producono per essere un gradino sotto, ma la producono sempre per essere un gradino sopra. Però è una questione di, come dire, non è tanto una questione di questa va, quella no, è una questione di quello che piace a uno e quello che piace a un altro. Cioè, tanto alla fine è il terreno quello che vi dà i limiti, non è la macchina potente. Voi potete avere la macchina più potente del mondo, ma essendo VLF più di quel tanto in profondità non ci va. Quindi si può parlare di qualche centimetro, si può parlare di discriminazione migliore, ma alla fine dei conti il terreno in Italia è quello che frena tutte ste macchine ultra potenti che escono fuori, la mia arriva a 1 metro, la mia arriva a 2. Sono cavolate, ragazzi, cioè ognuno deve prendere la macchina con la quale ci si trova meglio. Questo è il discorso, non c'è, poi ormai la tecnologia è tutta lì. Non si parla di Manticore, ho appena finito di dire. Allora, quando ho impostato l'Iron Filter devo premere un tasto per capire che è impostato. Piero Vagni. Allora, l'Iron Filter non devi premere nessun tasto per capire che è impostato. L'Iron Filter si imposta da un valore di 9 a un valore di 1. E lo imposti in base a quello, cioè 8 l'Iron Filter è attivo, anzi è molto attivo, a 9 l'Iron Filter vi permetterà di eliminare alcuni tipi di cartucce da cacciatore, e più si va ad abbassare e più l'Iron Filter si spegnerà. Però ricordatevi che se si abbassa l'Iron Filter andrete a scavare più ferro. Ok? Questo è il discorso. Più l'Iron Filter sarà alto e meno ferro andrete a scavare. Nessun tasto. Allora, nota aggiorna è da apprezzare, altri sono convinti vada tutto bene e abbandonano. Io mi tengo il mio Simplex e Legend e via spazzolare. Allora ragazzi, noi è da una vita che io personalmente è da una vita che uso Nocta. Io li ho usati un po' tutti, però io no. Nocta, posso dire che però posso dire che c'è un mondo dietro la Nocta. Allora, sì, possiamo rispondere anche a questo dopo. Allora, Nocta... Nocta, allora, oggi portiamo le magliette Nocta, ma non è detto che perché portiamo le magliette Nocta non possiamo dire quello che pensiamo. Allora, io personalmente, e parlo solo per me stavolta, non parlo anche per lei, parlo solo per me, io personalmente li ho provati veramente tutti, quasi tutti quelli che erano in commercio, ci ho speso una marea di soldi, ma questo è sempre il solito discorso che facciamo, e mi sono trovato meglio a mio agio con la Nocta. Sono stato uno dei primi a portare la Nocta in Italia con i video, perché i video non li faceva praticamente nessuno, ero solo l'unico che faceva i video all'epoca. Provai il Macro 1, il Velox One, il Macro 2,
poi il Force Core, il Force Relic, che col Force Relic feci dei video da paura dove davo la paga a tutti quelli che trovavo, ma perché avevo instaurato un feeling con ste macchine un po' canterine, un po' nervose, eccezionale, e sono rimasto lì perché comunque sì, provavo gli altri, mi piacevano anche gli altri, ma non avevo il feeling che ho con questa marca. Sì, quindi hai detto bene, la parola giusta è il feeling. Secondo me devi trovare proprio il feeling con la marca e si instaura un qualche cosa che io ho provato. Che cosa avevo? Lei aveva un GoFind, il GoFind 66. Roba, lei aveva il GoFind 66 e ha trovato veramente tanta roba. Poi quando l'ho conosciuta ho provato, dato che lei aveva il GoFind, ho provato a regalargli il Vanquish, giusto? Sì. Non mi sono trovata, non c'è stato proprio niente da fare, io non me lo sentivo. Intanto la macchina te la devi sentire, devi interagire proprio, ma io non la capivo, non la sono riuscita a gestire. Una volta l'ho adoperato. Due poi dopo la vedevi che era proprio svogliata di andare a cercare perché non sentiva i segnali, non si sentiva proprio la macchina sua, e quindi a quel punto è inutile. Un giorno aveva appoggiato l'anfibio. Non so come mi è venuto, l'ho preso, ho incominciato a pistolare un po' e è nato l'amore. E addirittura lei riusciva a capire il target che era sotto ancora prima di andarlo a scavare. Questo si chiama feeling che hai soprattutto con la macchina che fa per te. Quindi non serve Deus, Manticore, Equinox, adesso li dico tutti, no? Per Paracondicio, Legend, non serve, dovete sentirvela vostra. Quindi un detectorista che riesce ad avere la macchina che è una prolunga del suo braccio e del suo orecchio, riesce a trovare più cose sicuramente di uno che non ha lo stesso feeling, anche se la macchina è molto molto più costosa. Quindi toglietevi dalla testa questa fissa di avere sempre la macchina più performante o sempre la macchina più costosa perché va più giù, che non è vero. Quello che fa il ricercatore, quello che fa la profondità di ricerca è chi lo porta in giro e il feeling che ha con questa macchina, ed è tutto lì, non c'è nient'altro. Chi è ricercatore da vecchia data ve lo può dire tranquillamente. Dopo gli ho regalato il Simplex, sì. E anche col Simplex fenomenale, lei andava da Dio. Poi dopo il Simplex l'abbiamo parcheggiato perché io ho preso Legend e lei si è tenuta l'anfibio che mi dava delle spianate 3 volte. Ascolta, guarda prima. Conviene aggiornare a 1.11, aspettare 1.11 o aggiornare 1.11? Allora, dille che aveva dato tempo fino al 23, quindi domani, per la 1.10, per sapere se c'erano dei problemi, quindi magari se domani problemi non ce ne sono, uscirà sicuramente a giorni o anche domani stesso, magari la 1.11. Cosa comunque da provare è la 1.10 assolutamente, perché quando fanno un aggiornamento, anche se solo una versione beta, comunque il metal è già quasi finito. E quindi a quel punto avete anche la possibilità di provare, è bello provare tutti gli step che comunque la casa ha fatto. Comunque la differenza non cambia, anzi ci saranno dei piccoli bag che aggiusteranno qualche bag, qualche rifiniturina nel sistema, niente di che. Quindi il programma ormai è quello e dovrebbe essere a posto. Quindi provateli perché merita comunque, come vi dicevo, provare tutti gli step e vedere la crescita. A me personalmente piace vedere la crescita della macchina, anche per riuscire a confrontare un po' le versioni, no? La versione nuova e i passi che la casa ha fatto. Vabbè, noi siamo tester, però è un altro discorso. Però anche se non fossimo tester ufficiali, mi piacerebbe. Io ci proverei. Cioè, io con i Deus ho fatto così, io con i Deus li ho comprati tutti. Ogni volta che usciva una piastra io compravo un Deus con la piastra, poi magari dopo un po', per non tenerlo lì, per non rovinare la garanzia, lo vendevo e ne compravo un altro quando usciva l'aggiornamento nuovo. Ecco, questi sono i discorsi. Allora, c'è un video di comparazione di diversi target sulla discriminazione e profondità tra Legend, Manicore e Deus 2, il vincitore Legend. Poi non so se ve li tiro, il video c'è. Allora
Allora, anche lì ragazzi non posso, sapete che a me noi video comparativi non ci piacciono troppo. Ripeto, sono macchine nuove e quindi come macchine nuove devono tutte crescere. Poi, come abbiamo già detto sul Deus 2, che abbiamo preso anche dei nomi, tu. Io. No, anch'io me ne so preso. Abbiamo preso dei nomi perché è uscito il Deus 2, sembra che sia uscito chissà cosa. Sì, è una macchina che va bene, è una macchina tecnologicamente avanzata, tutte le sue cose, bla 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 bla, è uguale al Deus 1 come impostazioni, quindi non è che c'è tanto di differenza da una a quell'altra, ci sono alcune cose in più rispetto all'uno, ma comunque le impostazioni sono quelle, cioè c'è poco da fare. E la macchina comunque, essendo anche lì una macchina multifrequenza simultanea, ha bisogno di aggiornamenti per crescere, perché ho sentito anche clienti, persone che l'hanno comprata, che non sono proprio soddisfatte. Poi ci sono quelli che la osannano e ci sono quelli che comunque non gli piace, come ci sono nel Legend quelli che lo osannano e quelli che non gli piace. Quindi vedete che è sempre un prenderci. Il Manticore sarà uguale, il Manticore avrà sicuramente bisogno di fare qualche aggiornamento, perché sono macchine comunque nuove. La Minelab sicuramente però ha un passo in più, perché la Minelab utilizza multifrequenze da molto più tempo delle altre e quindi avrà un passo in più. Però è una macchina che deve crescere come è dovuto crescere il Legend e come deve crescere il Deus 2, che sono usciti ora. Quindi questo è il discorso. Una volta che avranno fatto delle sistemazioni, che comunque avranno dato in giro a tutte le persone, avranno ricevuto le lamentele dovute, le macchine saranno aggiornate e verranno sistemate. Comunque il nostro avvocato scrivete direttamente a lui così evitiamo tanti giri. Sì. Allora, ormai la gran parte dei ricercatori vogliono mettere. Come fai a segnare il target con esattezza guardando in continuazione il monte? Bravo, questa è un'ottima cosa Andrea che hai detto, secondo me, perché noi, come dico, noi l'ID non lo guardiamo neanche più, lo schermo non lo guardiamo perché andiamo a suono, a orecchio, capito? Intanto interagisci con l'audio, no? Senti il tuo meta così, perciò secondo me quello ti dice già tante cose. L'Iron Filter sarebbe bene mettere in discriminazione ferrosa. Allora, l'Iron Filter, adesso ve lo spiego un po' più o meno, no? Ok, allora l'Iron Filter funziona in questo modo. Se voi avete un oggetto metallico ferroso e un oggetto buono, uno vicino all'altro, potrebbe succedere che avendo l'Iron Filter alto... Me lo spiega anche Google. Allora, potrebbe essere che avendo un oggetto ferroso sopra a degli oggetti buoni, ok? Questo oggetto ferroso con l'Iron Filter alto vada a mascherare il buono, ok? Quindi voi sentite l'oggetto ferroso e non sentite il buono. Andando ad abbassare questo Iron Filter, l'oggetto ferroso, la differenza che c'è fra l'oggetto ferroso e l'oggetto buono verrà portata, diciamo così, in rilievo, quindi vi darà una possibilità in più, specie nei segnali un po' più profondi, di riuscire ad agganciare anche il segnale buono che c'è sotto al ferroso, ok? A meno che non sia coperto del tutto, naturalmente. Questo non è la reattività, ma è una specie di filtro che vi aiuta a fare questo giochino di, tra virgolette, separazione. Più lo tenete basso, più scaverete ferro. Quindi i segnali buoni saranno meno diciamo così, precisi, ok? Per capirci. Mentre se tenete l'Iron Filter alto, i segnali ferrosi e i segnali buoni saranno ben distinti. Questo è il Io direi di andare premiazione. a un'altra premiazione. Premiazione ragazzi, perché siete ancora 90, 100, 90, 100, quindi fantastici, siete veramente fantastici. Però sei anche carino. Lasciami stare i miei... Sei anche carino con il grafico. Così non si vede niente. Allora, un'altra macchina vincente, la politica che ha dato la possibilità di avere un metodo eccellente tecnicamente ad un prezzo molto vantaggioso non importa. Anche quella è una bella cosa, cioè loro hanno abbassato un po' il prezzo perché hanno fatto
tra virgolette, la cavolata del marketing, e quindi gli è successo questo inconveniente con quello che avevo detto prima, e hanno deciso di abbassare il prezzo per poterlo vendere, perché giustamente la gente dopo poi comincia a sparlare, fa briga mescola, a volte c'è gente che non ha neanche provato e non sa neanche, adesso devo spegnerli qua perché sennò ho deciso di abbassare il prezzo, eccola qui, perché sennò il mio amor fa dei casini, e quindi la gente spara bla 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 e non l'ha neanche provato, quindi a quel punto hanno deciso di abbassare il prezzo per poterlo vendere di più. Poi sicuramente, ragazzi, il prezzo del Legend verrà rialzato, quindi se volete acquistarlo muovetevi, perché secondo noi il prezzo verrà riportato su. Detto questo, andiamo avanti con l'estrazione della berretta. Quarta estrazione, che sarebbe il secondo premio, giusto? Secondo, sì. Secondo premio è il cappellino. Il berretto. Il cappello è quello che non vedi. Va bene. Ah, comunque puoi avere ragione anche te. Allora. Vai. Non dico niente, ma neanche a caso. Allora. Che brutto questa roba qua che hai detto. Allora. Torniamo sul generatore di numeri, vediamo chi si aggiudica, ragazzi, il berretto. Ok. 55. Michele. Smetti. Se te non la smetti fai il tuo lavoro, dai. Michele Dal Ferro. Michele Dal Ferro. Grande Mick. Allora, prima di dare l'ultimo premio. No, io volevo dirti una cosa, interrompo. Prima di dare l'ultimo premio, ti direi che c'è una domanda che ci avevano fatto questa settimana e vorrei che gli dessi una risposta in diretta. Allora, fammela pure. Allora, le catenine d'oro bianco hanno chiesto come e l'impostazione da utilizzare. Allora, catenine d'oro bianco, specie se sottile. Parliamo dell'oro in generale e arriviamo anche alla catenina dell'oro bianco. Allora, l'oro è un basso conduttore, cioè risponde veramente male a tutti i metal detector, ok? Quello che risponde bene è la forma tonda dell'oro e la grammatura. Più l'oro è grande, più l'oro è puro, quindi giallo 18 carati, 24 carati, più risponderà meglio. Se l'oro è bianco, quindi è una lega di oro, non è oro puro, risponderà meno bene dell'oro giallo. La risposta dell'oro su quasi tutti i metal detector è a livello del ferroso stagnola, quindi tra la stagnola e il ferroso. Poi più è grande la grammatura, più è grande magari l'anello, parlando di anelli, più l'oro andrà in alto come ID e come risposta. Per sentire meglio l'oro si utilizza una frequenza alta prevalentemente, è più facile rilevarlo. Poi si passa alle catenine. Le catenine sono un altro discorso. Allora, le catenine, ragazzi, se sono chiuse, quindi sono allacciate, hanno un tipo di risposta. Se sono aperte, ne hanno tutto un altro, perché la risposta del metal detector sulla catenina non è su tutta la massa della catenina, ma è sulla singola maglia. Ok? Quindi, se voi avete una catenina sottilissima di oro giallo, avrà una risposta più alta che una catenina della stessa taglia di oro bianco. E può essere anche che una catenina sottilissima di oro bianco venga suonata ferro. Quindi le impostazioni migliori da utilizzare, non pensate che cercare l'oro sia così semplice, perché non è proprio così. Cercare l'oro ci vogliono delle frequenze altissime se uno cerca oro del genere oro bianco, e la risposta è intorno a un ID di 11, 8, 11, se non è troppo in profondità, perché se è in profondità si rischia o di non sentirla per niente, oppure di sentire proprio ferro. Quindi per quello che torna il discorso che lei scava tutto.
Ok, questo è il discorso. Ho trovato oro bianco, Dava 11 fisso. Ed era un anello, quindi per poter far sì che il Legend senta certi tipi di... Allora, vi abbiamo postato un video di un americano che fa vedere la ricerca di oro nativo, quindi va a cercare le pepitine e fa vedere che trova una pepitina con il Legend piccolissima, e uno dice, vabbè, la pepitina la rileva, la catenina no. Certo, la pepitina è oro giallo puro, la catenina invece è un'anellina che magari è piccolina ed è una lega e quindi non viene rilevata. L'unico modo per rilevarla è o utilizzare la modalità Gold, che utilizza solo la 20 e la 40 kHz, oppure utilizzare l'iron filter completamente spento a 1. La reattività si può tenere un po' più bassa, la spazzolata deve essere lentissima e bisogna anche alzare il suono di soglia e andare ad ascoltare quando il suono di soglia si interrompe. Questi sono gli unici modi per sentire gli oggetti piccolissimi come le catenine sottili d'oro bianco, ok? Se sono veramente piccole. Ok, bravissimo. Sì, bravissimo. Altre domande non ne ho. C'era la pulizia del metal che faremo questa settimana. Come si fa a aggiornare il metal? Io ho l'1.9. Computer, si va sul sito della Nocta ufficiale, si scarica il programmino che adesso, se riesco a farvelo vedere, non lo so. Dopo ve lo faccio vedere perché non voglio tirar via il giveaway. E si va a scaricare il programmino e si segue tutte le istruzioni passo passo, tenendo premuto il pulsante più, come tutti sanno, apparirà la scritta app dopo aver collegato il Legend alla chiavetta, alla porta USB, e poi si continua a fare passo passo le istruzioni e viene aggiornata la 1.10 o la 1.11 quando sarà disponibile. Giusto? Te vuoi dargli il premio? No, anche perché dobbiamo premiare anche un anno di RRS. Quanti premi diamo stasera? Stasera premiamo anche un anno di RRS. Il 17 abbiamo fatto un anno, ormai. Vediamo la maglietta di fede. No, la maglietta di fede questa non si può avere, quindi è inutile. Maglietta di fede no. Chissà perché, io ce l'ho. Allora, ha fatto metal detecting dal 2013 al 2016 e vorrei riprendere, visto che non ho avuto modo di provare i nuovi. Per la spiaggia cosa mi consigli? Max 500-600 euro. Beh. Allora lì, ragazzi, per la spiaggia cioè, o si va su Legend, che è multifrequenza e adesso va veramente bene, e risparmi anche 2 soldi, perché 4,99 ancora penso che si compri. E poi abbiamo anche il codice sconto, vi ricordo il codice sconto sul canale sul negozio Geotech online RS 2023 vi dà diritto a uno sconto, oppure si va su dei Minilab 600, mi sembra che costa comunque poco di più, adesso non mi ricordo il prezzo, comunque quella cifra lì forse non basta, quindi Legend per andare in acqua. Anche perché poi dopo ti diverti anche sul terreno, non è solo... Allora, il Simplex è ancora valido? Certo che è valido, è il più venduto al mondo. Cioè il Simplex, ragazzi, è il metal che costa... Meno di tutte, certe volte ci dà delle robe che... Peccato che vediamo più gente farsi la guerra per qualsiasi cosa, cercare non le vedi mai. Vabbè, certo, bueno. Cioè, sfondi una porta aperta. Allora, te devi sapere, io ormai è una vita che ci sono in mezzo, lei adesso c'è anche lei, lo vede tutti i giorni. Cioè, ma è pazzesco. Io vedo gente, ragazzi, che hanno paura di avere, io non lo so se acquistano il metal per far vedere che ce l'hanno più grande degli altri, o se acquistano il metal per portarlo in giro e effettivamente andare a cercare qualcosa. Però vedo molta gente che dietro una tastiera si trasformano tutti in tecnici, ingegneri, professionisti, youtuber
si trasforma dietro una tastiera, il genere umano si trasforma in una roba schifosissima che è indegna quasi, e per niente, perché alla fine quello che noi cerchiamo di fare, almeno questo per quello che riguarda noi due, è insegnare a quelli che sanno qualcosina in meno di noi tutti quei trucchetti per poter andare fuori a divertirsi. Fine. A noi non ci interessa far vedere che il mio metal va più del suo, che il suo metal va meno di quell'altro, che quell'altro va di più di quell'altro. Noi facciamo tutto goliardicamente, quello che facciamo, e comunque per dare un'idea alla gente di quello che va a comprare, e senza avere dipendenze da un rivenditore o da quell'altro. Quindi noi siamo sponsorizzati Nocta e dobbiamo pubblicizzare la Nocta, ma noi siamo anche RRS Metal Detector e non solo, quindi noi possiamo dare il nostro contributo imparziale a tutti coloro che vogliono un'idea giusta e corretta dal nostro punto di vista, perché non siamo dei guru, ok? Questo perché? Perché quando io ho cominciato a fare metal detecting, anche all'epoca c'erano i soliti professoroni che ti raccontavano che Cristo è morto dal freddo ed era padrone della legna, ed era uguale. Quindi io ho speso una marea di soldi per avere delle macchine che non facevano al caso mio, e credevo che avessero delle prestazioni stratosferiche, poi mi trovavo in effetti andare a cercare, tiravo su solo del ferro, dell'alluminio, degli strappi di lattina, degli schifo, e questo mi demoralizzava. Quindi quello che noi facciamo è aiutare quelle persone che iniziano a avere già un'idea ed avere già una... prendere confidenza con un hobby che ti sì, può fare stare bene, ma stai fuori... ma cercando di non litigare con nessuno. Poi certo che se uno ci viene a prendere per il naso, ci viene a attaccare, io vado frontale come lei. Però detto questo, per noi l'hobby rimane hobby. Deve essere un divertimento, deve essere una cosa pura, una cosa viva, naturale, cioè una cosa che ci fa stare in compagnia e stare insieme. Questo è l'hobby, non tutto quello che c'è dietro, case che si fanno la guerra, importatori. No, che... ma quelle sono cose che le lasciamo proprio, già a noi non ci interessa niente, noi usiamo i metal detector e raccontiamo quello che sappiamo e che viviamo a tutti quelli che vogliono ascoltarci. Poi chi non ci vuole ascoltare, chi ne sa più di noi, per carità, noi alziamo le mani, non ci interessa. Cioè non ci abbiamo interessa sempre tutti da imparare, ma tutti, non ce n'è uno che sia già completo. Enrico, vedi che ha detto la cosa giusta: per trovare più gente bisogna fare più buche. C'è un cavolo da fare. E allora, adesso leggiamo un po' di domande, ragazzi, perché io sono rimasto indietro con i commenti, ne avete fatti una marea nel parlare, non ho pubblicato, siete già in 105 e vi adoriamo. È vero. Vi adoriamo. Avrei una domanda: anche se ti piace più la montagna o la campagna? Falla. Ed è qua. Ma quando fa bel tempo ci andate sulla spiaggia a fare un paio d'oro con Legend? Allora, abbiamo fatto... Mare, noi siamo un po' restii, siamo un po' montanari, noi ci piace proprio l'area di montagna. Però abbiamo fatto qualche test, siamo andati giù a fare delle passeggiate brevi, diciamo la verità, noi non siamo per la spiaggia, non ci attira moltissimo, anche perché lì devi sempre sgomitare, invece in mezzo ai monti sei libero. No, poi la ricerca su mare non ci prende, cioè io se devo andare a tirare su degli euro, dei centesimini, perché adesso il metal in spiaggia ce l'hanno tutti, se devo andare a tirare su dei centesimini di rame, perché sono le uniche cose che lasciano lì, cioè anche qualche anellino, però non dà la soddisfazione che è fare una buca in mezzo a un monte o inventarsi una storia su qualsiasi oggetto che puoi trovare di veramente storia, che non sia la spiaggia, che è le cose più comuni. Sì, no. Giusto? Assolutamente, no. Comunque ci sono i video che in Puglia abbiamo fatti, siamo andati in Puglia in vacanze, quindi ci sono anche i video. Però non siamo stati al mare, in Puglia siamo stati nelle campagne.
No, ci sono anche i video dove siamo andati in acqua, dove sì, il test è la versione 2. Vabbè, il test è una cosa, io stavo parlando di ricerca. No, ricerca vera, non ci piace. perché noi andiamo in spiaggia e io mi perdo a fare gli aperitivi, poi voglio andare a mangiare il pesce, quindi alla fine vai a fare l'aperitivo, mangi il pesce e la spiaggia non puoi più spazzolare perché finisce lì. Allora, in acqua puoi spazzolare anche con un'altra modalità, mentre l'anfibio sembra essere una cosa buona, perché in acqua però con il legge spazio con la moto. Certo. E anche tra loro 7,50. Cioè, sì, Fiorenzo, è sempre il solito discorso che facevo prima. L'oro è strano, l'oro è particolare. Cioè, i veri cercatori d'oro sono quelli che scavano tutto, scavano il ferro, scavano ogni ben di Dio, scavano addirittura i segnali più strani, no? Perché non ascoltano il segnale puro. I veri cercatori d'oro scavano proprio il segnale sgraffiato, il segnale non perfetto, oppure anche quello spizzicato. Quelli sono quelli che cercano l'oro, perché purtroppo l'oro ha una varietà di risposte sui metal che è infinita, cioè dalla grammatura, dalla lega, dalla forma, dalla grandezza. L'oro è stranissimo, cioè trovare l'oro veramente, l'oro che si trova meglio di tutti è l'anello. Sì. Quello è l'oro o il bracciale grosso con delle maglie grosse così. No, aspetta, ho anche l'orecchino. Anche l'orecchino. Perché era chiuso? Perché era chiuso e grande. Era grande. Allora, risposta del ferro con l'iron filter alto. No, allora, l'iron filter l'alto, è già stato detto tante volte anche dalla casa Nocta, che sulla ricerca degli oggetti piccoli un iron filter tenuto a 8 vi darà più stabilità in acqua, ma vi darà meno sensibilità agli oggetti piccoli, soprattutto se oro. Quindi l'iron filter cercate di tenerlo a 3 in acqua, 4. Non lo tenete troppo alto perché vi può dare rogne se cercate certi tipi di oggetti. Lo tenete basso e avrete più possibilità. Addirittura sulla battigia e sulla sabbia asciutta portatelo anche a 1, l'iron filter a 2 e vi troverete meglio. Ma sai che altre domande non mi viene in mente? Guarda, ce n'è una marea qui, non so più. No, ma che ci avevano scritto però. È proprio il tipo di lega che fa una risposta strana, perché non è sempre argento quello che c'è nell'oro bianco, a volte usano delle leghe un po' strane, poi dipende dal tipo di lega che è e dalla grandezza, come dicevo prima, però l'oro bianco ha proprio una risposta schifosissima al metal detector. Non deve essere tanto profondo, infatti serve una piastra piccola. Più è piccola la piastra, più si concentra la potenza del metal detector e più avete possibilità di sentire meglio gli oggettini. Complimenti per i contenuti che create, grazie. Grazie mille, grazie. Come l'acciaio inox suona di 11-12, l'acciaio inox suona anche meno, secondo me. Buonasera a tutti. Bravo Massimo, bravo. Intruffolati. Guarda come l'ho detto bene, Intruffolo. Io ho avuto sempre una fila con i simplex, con il legend devo farci con la mano, non so come regolarmi con i tomi, vado in casino, non so quale scegliere. Di dove sei, Gabriele? Se sei in zona puoi venire un sabato a spazzolare con noi, ci diamo un'occhiata. Io in metal non li acquisto, li vinco. Guarda, non ti faccio il gestaccio. Ma veramente? Non ti faccio il gestaccio perché guarda. Ma quanti ne ha vinti? 3 finora? Sì, non lo so. Noi non li abbiamo invece i metal in regalo. Allora no, ti rispondo anche sull'Orcs, Gabriele, scusami, ho visto la domanda, la stavo leggendo un po' tutto, però ti rispondo. Allora, l'Orcs adesso non so quanto vale, quanto costa, mi sembra, io quando lo comprai costava sui 700 euro. E l'ho usato 3 mesi, 3-4 mesi circa, e poi l'ho rivenduto perché avendo provato il Deus comunque mi sono reso conto che l'Orcs è un po' limitato. È una bella macchina, è un'ottima macchina, leggerissima, molto più leggera del Deus, però molto limitata, precisa, quello che vuoi, ma non aveva le prestazioni che io speravo. E avendo provato il Deus, preferivo avere piuttosto un Deus con 100 euro, 200 euro in più che un Orcs.
con quel prezzo si può andare su metal multifrequenza, si può andare su altre macchine, a meno che tu non voglia una macchina con quella leggerezza, perché si parla di 700 euro, guardati in giro, ci sono tante belle macchine. Oppure aspetti, metti da parte 100-150 euro in più e ti vai su direttamente su un Deus 1, che è ancora un'ottima macchina. Giusto, che dopo non dicano che io... Assolutamente. Hai sempre detto. No, aggiornamento sì, no, le impostazioni Fedino Enzo sono sempre quelle, per avere un metal abbastanza performante sono quelle. L'unica cosa che possiamo consigliarvi di diverso è il Bottle Cap Reject. Il Bottle Cap... Stavo pensando che uscirà la nuova versione dell'impostazione Lady Seeker fra pochissimo. Sì, Allora, il Bottle Cap Reject serve per eliminare i tappi di bottiglia, alcuni tappi di bottiglia. E c'è qualcuno che mi ha postato un video dove fa qualche prova e mi fa vedere insomma come funziona questo bottle cap. Allora, il bottle cap, ragazzi, impostatelo al massimo a 4. Facendo così alcuni tappi di bottiglia verranno eliminati, ma le monete no. Quindi le monete le rileverà, i tappi di bottiglia verranno eliminati. Non lo alzate troppo, perché se lo portate sopra il 5 vi eliminerà anche i Vittorio Emanuele, alcuni, quindi evitate di alzare troppo il bottle cap. Ok, questa è l'unica impostazione in più che c'è sulla versione 1.10. Devo pompare in spiaggia bagnata in acqua, lo devo fare con la piastra appoggiata in sabbia. Su un terreno bagnato posso farlo con la piastra appoggiata al terreno. Allora, l'abbattimento del terreno su terra si pompa. In spiaggia bagnata si pompa, in acqua si pompa. In acqua. Cioè è sempre uguale, la pompata ci deve sempre essere. Naturalmente in acqua la pompata sarà più lenta perché c'è la pressione dell'acqua che ti impedisce di andare veloce come in terra, però la devi sempre pompare. E un'altra cosa, la rimozione dei disturbi in mare deve essere fatta con la piastra in acqua, non con la piastra per aria come si fa invece su terra. Adesso guardiamo un attimo velocemente, ricordiamo con affetto BIOS. Cos'è? BIOS è una lunga storia. Qualcuno che modificava il BIOS nel simplex. Hanno risolto il problema della... Allora, vai. Hanno risolto il problema? Dell'altoparlante del Legend. Certo che l'hanno risolto. Che cosa vogliamo sapere? No, amore, io devo lei sta già pensando alle cosce di pollo che sono là. Io stavo pensando Michele Bertelli che gli dovevo dire una cosa, dopo ho detto non gliela dico perché... Che è dell'altoparlante. Allora, l'altoparlante è stato risolto, vi spiego anche lì. Allora, c'era il vecchio, giusto? Allora, intanto spieghiamo che la Nocta produce tutti i pezzi in loco, quindi non compra pezzi all'estero come fanno tante altre case. Li costruiscono direttamente, ok? Quindi da lì era stato creato un altoparlante che con i nuovi programmi non funzionava, anzi non è che non funzionava, funzionava, ma si vede che aveva qualche difetto e tipo in blocco saltava, sì. Perciò con i nuovi Legend che sono usciti, li hanno fatti e hanno fatto... Non ci sono più problemi di questi problemi con i nuovi, giusto? No, hanno fatto erano i vecchi, sì. I primi che sono usciti davano questa defiance all'audio. Sì, si bloccava, anche il nostro. Anche il nostro. È saltata proprio la cassa. Salta la cassa e deve essere sostituita. Ci sono i nuovi altoparlanti che sono stati fatti con una nuova tecnologia e non hanno più questo problema. Se succede è perché è una macchina delle prime che è uscita. Comunque sostituiscono subito la casa, la sostituisce subito. Sì, allora troppi toni secondo me non aiutano. Allora, dipende cosa scavi. Noi utilizziamo i 60 toni, lei utilizza la modalità pitch, che è ancora meglio, perché è una modalità che ti fa scavare sicuramente più ferro, ma è un po' più smiagolante, però
Che fai anche compagnia. Sì, beh, ma dopo capisci bene anche. Sì, no, ti fai l'orecchio subito. Pitch, 4 toni, 2 toni come era nel vecchio Anfibio, programma 2 toni, oppure anche i 60 toni ti fanno capire, insomma, a orecchio un po' di più cosa c'è sotto. Poi se sei uno di quelli che vuole scavare ferro e buono senza aver troppe fisime, metti 2 toni, sei a posto. Quindi lì è una questione personale, non è del quest. Allora, pro e contro del quest, lì faremo un'altra live più avanti e parleremo anche di queste altre macchine. Il quest comunque è un ottimo metal plurifrequenza, non è multifrequenza simultanea, paragonabile come velocità e come risposta tipo a un Fisher quasi a un fischerino, non è troppo profondo, però il suo lavoro lo fa egregiamente, ecco. Allora, Brenda, dai, che ho una fame, io c'ho le mie cosce di pollo che vuoi, barba nera. Allora, va bene, ferro buono per oro, grande verità, l'oro un altro mondo, scusate il ritardo, ciao Francesco. Alex. Ciao bello. Allora, ciao ragazzi, grazie. Davvero, grazie. Ha detto te, non ha detto a me, perché ha detto tu sei bellissimo con questo grafo qua. Domani sono io tutto un livido, comunque, lui si vede, ma a me domani sono tutto un livido. Cosa c'è? Se volessi cercare oro in spiaggia, molto sporca. Cioè, devi fare una modalità oro su spiaggia. Diventi matto perché scaveresti ogni ben di Dio. La modalità oro è un suono con ogni microscopica granella di ferro ti suona, quindi diventeresti pazzo a scavare così. Puoi provarci, ma ti passerebbe troppo lento. Secondo me dopo un metro butti via il metal. Allora, grande Robby. Scusate per la valangata di domani. No, siamo qua, guarda, intanto ancora non sto avendo le allucinazioni di cosce che saltano. Io invece comincio già. Tu pensa alle frappe, ti passa l'appetito. Allora, aspetta, mi aveva fatto una domanda prima lui, mi sembra aveva fatto una domanda sul discorso militare, cosa si può detenere e cosa non si può detenere. Ok. Questo è un'ottima cosa che stavamo. Con calma, adesso ci arriviamo dappertutto. Allora, gliela vuoi dare la risposta? Faremo una live con qualcuno che è competente? Sì, assolutamente. Intanto vi possiamo però dire questo. Allora, ragazzi, quando si va a militari dovete stare molto molto attenti a quello che andate a scavare e a quello che portate a casa. Non guardate tante persone che vi fanno vedere che smaneggiano le bombe, smaneggiano i proiettili come se fosse... Non è così che si fa. Quindi, ragazzi, se non sapete cosa state facendo, evitate tassativamente di andare intorno a certe cose, perché ricordatevi che non si possono portare a casa materiali esplodenti attivi, ok? B, non si possono detenere in casa queste cose a meno che non siate degli artificieri e non abbiate un ambiente apposito per poter detenere certe cose. Se vi becca qualcheduno che avete queste cose, vi pelano il sedere perché andate in penale, vi trovate con degli avvocati, dovete fare casini su casini. Non ne vale la pena, però poi se trovate queste cose qui bisogna avvertire gli organi di competenza, perciò sono delle beghe che non ve ne rendete neanche conto. Campi bloccati, io mi ricordo a Forlì, quando andavo a spazzolare a Forlì, avevamo bloccato un campo, avevamo tutto rinchiuso gli artificieri, i vigili, cioè il poveretto, io gli ho chiesto scusa 20.000 volte, te lo giuro, perché gli avevo dato delle incombenze che il poveretto gli hanno chiuso la strada, gli hanno fatto un macello. Sì, è un casino, e comunque eccoci, quando vedete certi video lasciate perdere, cioè quando andate a militare ricordatevi che potete portare a casa solo bossoli vuoti e che siano in condizioni
Allora, intanto col percussore dietro uno sparato, quindi che non abbia il percussore dietro intero, perché già anche quello sarebbe vietato portarlo a casa. Che sia ridotto in condizioni da non poter essere ricaricato, quindi bisognerebbe che fosse forato da una parte all'altra con una punta, in modo che si può far vedere che comunque non si ha intenzione di ricaricare un domani un proiettile da guerra. E poi comunque ricordatevi che sono passati i famosi 50 anni di tempo dalla seconda guerra mondiale, quindi ad oggi stiamo arrivando al punto che anche tutta la roba WW2 è ad interesse archeologico. E cominciate a pensare anche questa cosa qui, ragazzi, perché ci troveremo con le balls in mezzo all'uscio. Quindi state attenti a quello che portate a casa, i materiali esplodenti, le bombe, stateci lontano, lasciatele lì, non le toccate, non fate la classica foto con la bomba a mano in mano per far vedere che avete trovato la bomba a mano. Se la trovate, lasciatela in terra e stateci lontani. Io ho tanti amici, sono saltati per aria e hanno rovinato la loro famiglia, e li conoscevo bene, qui abitavano anche qui a Bologna, quindi evitate di fare stronzate, perché la vita è una e non vale la pena per un pezzo di ferro in casa farsi del male, quindi evitate proprio quelle cose lì. Poi faremo un programma con un esperto apposta per farvi capire cosa e cosa non si può fare. Domanda di Bertelli, che è bastardo come la peste, e sarà già lì dietro che ride. No, è una domanda tranquilla. Allora, comunque in sovrappressione daremo il numero del nostro avvocato. Ribadisco. Il Deus è una cosa, il Legend è un'altra. Il Deus è un'ottima macchina, niente, è ancora, secondo noi, è ancora un'ottima macchina. Quindi l'uno è... Io ho niente da dire, sul Deus 1 è proprio niente da dire. Il Legend ha una marcia in più perché utilizza le frequenze simultaneamente, quindi la profondità che il Deus 1 riesce a ottenere con la monofrequenza, quindi la sua frequenza normale, anche una delle più basse, il Legend lo riesce a ottenere con la multifrequenza, quindi si ha una discriminazione migliore, una selezione dei target migliore sul Legend confronto a quello che non può avere il Deus con una frequenza. Però è un'ottima macchina, quindi cioè, non posso dire niente, no? No, Deus 1? Deus 1 non posso dire niente. L'argento puro, Max, suona alto, l'argento puro suona sopra i 50, 45-50, anche sopra, sì, l'argento puro sì. 44-45, sì, abbiamo suonato dei pezzi. Faccio sapere se è acceso o spento. Piero, quello me l'aveva già fatta sta domanda, giusto? Ok. Giusto 2 differenze fra le piastre nuove. Appena vi ringrazio per i vostri, siete davvero utili, anche divertenti, ovviamente in senso positivo. Grazie. Allora, Cristian, bene ragazzi, direi che vi ho tenuto lì un bel po'. Siamo un'ora 22 di live, ma sei fuori, te non mi dici niente. Problema? 52 persone ancora che stanno. 92. Oh no, sto sbagliando, non ho gli occhiali. Si vede che mi fa un po', sei carino con questo, te lo devo fare un po' più spesso, un po' di... L'Impact è il mio cuore comunque, Cristiano. L'Impact è stata una delle mie macchine preferite, a parte il peso, come dici te, ci ho fatto delle buche da paura. Poi sono passato all'anfibio, che era la versione migliorata dell'Impact, solo perché non aveva le batterie, però l'Impact comunque rimane una delle mie macchine preferite. Che dici? Diciamo che andiamo su quella. Sono gara della macchina, appena riesco anche a cercare dalle vostre parti, sono anche vicino. Michael Leoni, quando vuoi Michael, tanto noi siamo qua. Se vieni dalle nostre parti bisogna che ci avvisi, perché poi c'è caso che vai in posti dove non c'è più niente. Storia Legend, ma come fanno a capire se... Hai ragione anche te. Hai ragione anche te. No, bisogna studiare. No, volevo dare una battuta, ma c'è gente... Dai una martellata, perché c'è qualcuno che ce lo fa veramente poi. Allora, facciamo un'altra istruzione.
Anche noi abbiamo donato tante cose al museo, le doneremo ancora perché abbiamo trovato altri pezzi, ci hanno portato altri pezzi belli da donare al museo. Assolutamente. Quindi ragazzi, adesso sono arrivato alla fine di tutti i messaggi. Vediamo se è per te. Quindi andiamo a vedere subito e così vi lascio andare perché siete ancora lì e non vogliamo rompervi le bibole. Guarda che sei tu che ti stai annoiando. No, io non mi sto, io sono divertito. Appunto, allora lasciali stare, lasciali fare delle domande. Generiamo? Non ti stanno guardando. Guarda, ti vedo da là. Oh. È vero. Allora ragazzi, per la cover, primo premio la cover. Vediamo un po'. Vediamo un po' chi è, chi sarà tra i 90, quello che se la giudica. Vai. 75. Davide Tassi. Uele! Dai, la premi, amore. Scrivi. Quindi Davide Tassi 75. se vince la cover del Legend. Allora, noi consigliamo sempre che se hai solo la cover ti conviene correre a comprare il Legend perché per ancora qualche tempo sarà un prezzo veramente eccezionale. Il 75 non ha Legend. Infatti, dice, ci sono delle offerte strepitose. Allora, multicruiser per andare sulla battigia. Multicruiser devi fare modalità beach e poi dopo pompare sulla sabbia bagnata e bilanciarti lì. L'unica cosa è quella è utilizzare una frequenza bassa se hai il multicruiser, la frequenza bassa. Allora, io invece ti volevo dire, come facciamo a premiare un anno di RRS? Secondo me conviene, e non solo. Secondo me conviene farlo direttamente con i numeri la prossima volta. 3100 sì. Lo so, l'unica cosa è quella. Se lo devi fare lo fai ora. No, ora non si riesce a fare. Perché no? Fai dall'1 al 3000 Ma sì, te vedi il primo che sei iscritto. Sì, c'è una lista. Sì, ma non è il primo in ordine. Allora dobbiamo, ragazzi, cosa facciamo? Premiamo chi? Io il Legend non ho la cover. Cosa premiamo allora? Allora, premieremo sicuramente nel prossimo giveaway, prevederemo Lady Seeker, chi ha interagito di più con Lady Seeker. Non l'abbiamo fatto stavolta abbiamo premiato chi ha interagito di più con RRS e non solo. Quindi comunque continuate sempre a interagire col canale YouTube, a interagire con i canali che abbiamo sia Facebook che Lady Seeker e RRS Metal Detector, non solo, perché comunque vi daremo da oggi in poi a scadenza 15 giorni. Sì, quindi quindicinale. I premi. Quindi ragazzi, mi raccomando. No, però ragazzi, io di quello che vuoi, ma io ho bisogno di premiare. Un anno di RRS non solo bisogna premiare. Non stasera. No. Ok, non stasera ma ricordatevi che ve l'ho promesso e lo facciamo. Quindi la prossima live faremo così. Premieremo RRS e non solo. Un anno. Faremo adesso, adesso poi studiamo perché siete veramente in tanti e studiamo come fare. Scopriremo. Comunque ci sarà sia la premiazione del primo anno di RRS non solo, sia la premiazione di chi interagisce di più con Lady Seeker e RRS. Però ci sarà poi un'altra ulteriore premiazione per YouTube. Io non voglio lasciare fuori YouTube. No, ma ne abbiamo anche su YouTube, siamo più di 7470, mi sembra una roba da paura. Ogni giorno anche il canale di YouTube è sempre in crescita, quindi ringraziamo anche lì tutti quelli che ci seguono. Ragazzi, commentate anche su YouTube, dateci delle info, fateci, voglio il bomber. Dateci delle info su cosa vi interessa e quali test vi interessano vedere, così che noi abbiamo in programma quello delle 2 piastre sicuramente, poi abbiamo in programma pure la pulizia che lo faremo in casa perché non abbiamo problemi. E comunque voi chiedete, noi piano piano cercheremo di accontentare tutti. Sì, mi raccomando, lo spogliarello a lui no. E se lo chiedono a me? Dietro la tenda.
E comunque niente ragazzi, dai, con questo è tutto, grazie veramente di averci seguito, un'ora e 28 di live, più di 100 persone sempre fisse, grandissimi. Contattateci per darci gli indirizzi a coloro che hanno vinto. Ciao a tutti amici e grazie di cuore.